Buongiorno a tutti, finalmente siamo riusciti a fare una gita col nostro camper. È da molto che volevamo muoverci e abbiamo deciso di farlo rispettando le regole vigenti e stando a contatto con la natura, visitando posti poco affollati. Salutiamo tutti i nuovi iscritti al canale, abbiamo superato i 2000 e ne siamo veramente contenti. Dobbiamo crescere ancora molto, ovviamente, quindi continuate a iscrivervi e commentare i video. Metteteci like o anche i dislike, scrivendo però perché lo avete messo, dicendoci che cosa non vi è piaciuto, così cerchiamo di migliorare e come vedete noi rispondiamo sempre a tutti. Detto questo, dove ci troviamo oggi? Siamo alla spiaggia Muremon Valle sul Lago Maggiore. Visitiamo questa zona a nord-ovest della Lombardia, meta turistica degli amanti del lago. Siamo arrivati ieri pomeriggio passando dal Parco del Golfo della Quassa, la spiaggia del Sasso Cavallazzo e da Ispra. Continuiamo quindi il nostro giro visitando la zona. Siamo sulle rive del Golfo della Quassa, in prossimità del confine tra il comune di Ranco e il comune di Ispra. Qui si erge questo megalite costituito da serpentino. È un masso erratico di 5 metri per 8, è uno dei tanti massi erratici che si trovano nella zona, probabilmente ha avuto origine da una frana avvenuta nella zona delle valli del Gottardo o del Sempione e trasportati dal ghiaccio che ricopriva l'intera area del lago nell'ultima glaciazione circa 10.000 anni fa. Alla base del Sasso Cavallazzo è presente una cavità denominata Marmita dei Giganti, formatasi dall'azione erosiva di un vortice d'acqua sulla roccia. È visibile solo quando il livello del lago è molto basso. In questo angolo qui potete trovare dei sacchetti di carta, dei guanti che in questo momento sono finiti, serve per la raccolta dei rifiuti che il lago porta a riva. Quindi le persone che passano di qui e che vogliono dare un loro contributo possono prendere il sacchetto, ammazza che sacchetto, quanto è grosso questo sacchetto, prendere il sacchetto e fare della raccolta di rifiuti, poi devono essere lasciati lungo la via vicino ai bidoni della spazzatura. Lasciamo il nostro camper al parcheggio del cimitero e scendiamo sul lungolago di Ispra. Ci troviamo lungo la passeggiata degli innamorati che consigliamo di percorrere al tramonto. Il mattino dopo ci svegliamo con il sole e decidiamo di percorrere la passeggiata sulla spiaggia di Gurè. È prevalentemente sabbiosa e nelle ore più calde è possibile godere dell'ombra delle piante presenti sulla spiaggia.
La spiaggia è un sito naturalistico da cui si riescono ad osservare folaghe, galline d'acqua e germani reali. Volendo si può parcheggiare il camper anche qui, è molto bello perché la parte è in cemento e quindi il camper è livellato. È vicino al campeggio Lido di Monvalle. Bello. E niente, volevamo dirvi che c'è stato un piccolo intoppo e niente, stanotte sentivamo odore di cimice. Stamattina ci siamo svegliati, sentivamo una puzza sospetta. Allora abbiamo detto, ciao, disfiamo il letto e vediamo se magari non si è infilata una cimice nelle lenzuola. E abbiamo disfatto il letto. Come potete vedere, smontando il letto, ha schiacciato il legno del pianale e l'ha sfondato. Ho fatto un piccolo danno e ho rotto il pianale del gavone di cui Andrea vi può mettere il link. E niente, insomma, quindi abbiamo dovuto ripararlo. Ho infilato una vite qui, però comunque il legno andrebbe cambiato. Questo pianale qui va rifatto. A posto! Bravo! Ho rinforzato con una vite qui e una vite qui, perché qua la vite si era sfilata. Quindi abbiamo messe due qua. Per adesso regge. E visto che la ricerca della cimice ci ha portato via molto tempo e abbiamo rotto anche il pianale e abbiamo dovuto ripararlo, a questo punto mangiamo veramente due cose. Una bella focaccia con le cipolle e un bel panino con speck e brie. Ci prendiamo un caffè e ricominciamo il giro. Fai un po' più di oliva. Di qui stiamo raggiungendo un rudere di una chiesa di San Crescenzio. guarda che barca a vela. La strada che abbiamo preso non ci ha portato alla chiesa. Oppure era talmente rudere che non l'abbiamo neanche visto. Comunque c'è un sentierino che ci porta qua sotto, ci facciamo il giro e andiamo alle fornaci da qui. Bello questo lago, mi piace. È bello, sì. È tutto un po' da esplorare. Sì. Le fornaci di Ispra troneggiano sulle sponde del lago e raccontano di una fiorente attività artigianale a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quando in questi opifici si otteneva dalle rocce calcaree la calce, la quale veniva poi caricata sui barconi e portata per via fluviale, navigando il Ticino e i Navigli fino a Milano. Ecco perché le sponde del Lago Maggiore, da Ispra, Laveno e Caldè, sono costellate di queste strutture dismesse ma in parte restaurate. E da questa meravigliosa vista noi vi salutiamo, c'è un meraviglioso tramonto che tra poco vi faremo vedere. Speriamo che questa nostra gita vi sia piaciuta, questo video vi sia piaciuto e che sia di ispirazione per una gita fuori porta. Se siete in Lombardia venite a visitare il Lago Maggiore, è un posto stupendo. Quello che abbiamo visto è soltanto una piccola parte di quello che il Lago Maggiore può offrire, per cui vale la pena senz'altro di ritornarci e così faremo nei nostri prossimi weekend, sperando di restare gialli. Mi raccomando, pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto e dateci dei consigli magari su passeggiate, posti che noi qui non abbiamo ancora visto. Sicuramente ci torneremo. Ciao, alla prossima!